C'è un momento preciso in cui un uomo sperimenta per la prima volta un blocco, una difficoltà intima e inaspettata. In quell'istante, quasi sempre, scatta un meccanismo psicologico devastante, il silenzio. Si tende a chiudersi in se stessi, a evitare i rapporti, a pensare che sia stato solo un caso, un momento di stress, di stanchezza o l'età che avanza. Eppure quel pensiero fisso rimane lì, a logorare l'autostima e a creare una barriera invisibile all'interno della coppia. Sono il dottor Andrea Del Grasso, medico chirurgo, urologo e andrologo. Nei miei studi medici di Prato, Pistoia e Pescia mi confronto quotidianamente con uomini di ogni età che affrontano questa complessa situazione. Il mio obiettivo oggi non è solo di fare divulgazione scientifica, ma guardarvi negli occhi e abbattere quel muro di vergogna infondata che troppo spesso ritarda la soluzione e il problema medico reale. La prima cosa che voglio dirvi in modo chiaro e netto è che non siete soli. Parliamo di una condizione estremamente diffusa che la medicina definisce disfunzione erettile, un termine clinico che ha sostituito il vecchio e inadeguato concetto di impotenza. La sfera sessuale è una componente fondamentale della salute e del benessere di un individuo e, esattamente come accade per un problema al cuore, allo stomaco o alle articolazioni, richiede una valutazione specialistica accurata. Non c'è nulla di cui vergognarsi e l'errore più grande che si possa commettere è l'attesa passiva o peggio ancora l'acquisto di farmaci insicuri su canali internet non ufficiali. Nelle prossime sezioni esamineremo nel dettaglio i meccanismi profondi del corpo maschile per capire come superare definitivamente questo disturbo. Per troppi anni la società, e talvolta anche una parte della medicina meno aggiornata, ha liquidato i problemi di erezione dell'uomo con la classica frase «È solo ansia da prestazione, è tutto nella tua testa». Oggi le linee guida internazionali delle più importanti società di andrologia ci dicono l'esatto contrario. Nella stragrande maggioranza dei casi, specialmente quando il disturbo si presenta in modo cronico, progressivo o superati i 45-50 anni, sotto la superficie si nasconde una causa di natura organica, prevalentemente vascolare. La componente psicologica esiste quasi sempre, ma nella maggior parte delle situazioni interviene in un secondo momento, come reazione a un primo fallimento fisico. L'ansia subentra dopo, trasformandosi in un circolo vizioso che aggrava la situazione, ma raramente ne è l'unica causa di partenza. Dobbiamo comprendere che l'erezione non è un semplice fenomeno emotivo, ma un vero e proprio evento idraulico e vascolare di altissima precisione. All'interno del pene sono presenti due strutture cilindriche chiamate corpi cavernosi, che potremmo immaginare come due spugne racchiuse in un rivestimento rigido. Quando c'è uno stimolo, il cervello invia un segnale chimico che fa rilassare le arterie, permettendo a una massiccia quantità di sangue di entrare ad altissima pressione all'interno di queste spugne. Man mano che i corpi cavernosi si gonfiano, schiacciano le vene circostanti, bloccando l'uscita del sangue. Il sangue entra, rimane intrappolato e si ottiene la rigidità. Se questo perfetto equilibrio idraulico si incrina anche solo leggermente, il meccanismo si inceppa, determinando le classiche manifestazioni che i pazienti mi riferiscono in studio. Quali sono allora le reali cause del deficit erettile? Poiché si tratta di un meccanismo vascolare, qualsiasi condizione che danneggia i vasi sanguigni può compromettere la funzione sessuale. Parliamo di fattori molto comuni come l'ipertensione arteriosa, il colesterolo alto, il fumo di sigaretta, l'obesità e in prima linea il diabete. Il diabete e l'aterosclerosi alterano sia la microcircolazione che le fibre nervose che trasportano il segnale dell'erezione. La disfunzione erettile è spesso considerata una vera e propria sentinella della salute cardiovascolare. Le arterie del pene sono molto più piccole di quelle del cuore e se iniziano a ostruirsi o a perdere elasticità, mostrano i primi sintomi con anni di anticipo rispetto a un disturbo coronarico. Esistono poi cause ormonali come il calo del testosterone o problemi alla tiroide.
e cause neurologiche o anatomiche, come gli esiti di interventi chirurgici alla prostata o la presenza di curvature anomale del pene. Proprio per questa stretta correlazione con la salute generale, la diagnosi andrologica non può basarsi su una semplice chiacchierata o sulla prescrizione frettolosa di una pillola. Quando un paziente si rivolge a me come andrologo a Pistoia o nelle altre sedi toscane per la disfunzione erettile, stabiliamo un percorso diagnostico rigoroso per individuare l'origine esatta del problema. Il primo passo è un'anamnesi clinica approfondita, integrata da esami del sangue specifici. Valutiamo il profilo lipidico, la glicemia, l'emoglobina glicata e l'intero assetto ormonale, compreso il testosterone totale e libero, la prolattina e la funzione tiroidea. Questo ci permette di capire se il motore metabolico ed endocrino dell'organismo sta funzionando correttamente o se necessita una correzione terapeutica mirata. L'esame strumentale di riferimento per eccellenza in andrologia è l'ecocolor Doppler penieno, che può essere eseguito in condizioni basali e in modo più approfondito in modalità dinamica. Questo accertamento, che richiediamo quando sospettiamo un problema vascolare, ci permette di guardare in tempo reale e con estrema precisione lo stato di salute delle arterie del pene, misurando la velocità con cui il sangue entra e la capacità dei corpi cavernosi a trattenerlo all'interno. L'ecocolor Doppler dinamico si esegue somministrando una piccolissima quantità di una sostanza vasodilatatrice, la prostaglandina, tramite una microiniezione praticamente indolore. Questa metodica ci fornisce una fotografia esatta della componente vascolare, differenziando un problema di afflusso arterioso da una cosiddetta fuga venosa, ovvero una situazione in cui il sangue entra correttamente ma le vene non riescono a trattenerlo. Solo con questi dati oggettivi in mano possiamo pianificare una cura personalizzata. Una volta comprese le cause, passiamo alla terapia. Oggi la medicina offre uno spettro di soluzioni straordinariamente ampio rispetto al passato, permettendoci di disegnare un trattamento su misura per ogni singolo paziente. La prima linea terapeutica, che la maggior parte delle persone conosce, è rappresentata dai farmaci orali, i cosiddetti inibitori della fosfodiesterasi 5, come il sildenafil, il tadalafil, vardenafil e l'avanafil. Questi medicinali non sono degli afrodisiaci, non creano il desiderio dal nulla, ma agiscono come potenziatori del segnale biologico naturale. Migliorano l'afflusso di sangue solo ed esclusivamente quando è presente una stimolazione reale. Se impostata correttamente da uno specialista che valuta i dosaggi e le eventuali controindicazioni, rappresenta per molti una cura della disfunzione erettile estremamente efficace e sicura. Negli ultimi anni la vera rivoluzione andrologica è rappresentata dalle terapie fisiche rigenerative che si affiancano o sostituiscono l'uso dei farmaci. Parliamo in particolare delle onde d'urto a bassa intensità. A differenza dei farmaci, che trattano solo il sintomo temporaneo, le onde d'urto agiscono direttamente sulla causa biologica del problema vascolare. Si tratta di impulsi del tutto indolori che vengono applicati sulla superficie del pene tramite un apposito manipolo. Queste onde stimolano un processo chiamato neoangiogenesi, ovvero la nascita di nuovi microcapillari sanguigni e il ripristino dell'elasticità dei vasi esistenti. È una terapia rigenerativa che mira a guarire il tessuto, restituendo al paziente la spontaneità dei rapporti senza la necessità di programmare l'intimità attraverso l'assunzione di una compressa. Per i casi più complessi o laddove le terapie orali o fisiche non abbiano dato i risultati sperati, disponiamo di ulteriori opzioni di secondo e terzo livello. Tra queste vi sono le terapie iniettive intracavernose locali, basate sull'autonomo utilizzo di microaghi per l'applicazione di farmaci vasodilatatori prima del rapporto. Questo è un approccio molto efficace e sicuro se ben spiegato dall'urologo. Infine,
Nei quadri di disfunzione erettile grave, organica e non responsiva a nessun altro trattamento, come spesso accade dopo la chirurgia oncologica pelvica radicale o gravi traumi, la soluzione definitiva e di altissima soddisfazione per la coppia è l'impianto di una protesi peniena. I modelli idraulici di ultima generazione sono completamente invisibili dall'esterno e permettono di ritrovare una rigidità naturale e duratura, salvaguardando la sensibilità e la capacità di raggiungere l'orgasmo. La disfunzione erettile non deve essere una condanna al silenzio o alla rinuncia della propria vita di coppia. Come abbiamo visto in questo approfondimento, le soluzioni esistono, sono concrete, sicure e supportate dalle più rigorose linee guida mediche internazionali. Il fattore tempo è fondamentale. Affrontare il problema tempestivamente permette di intervenire con terapie più soft, protettive e rigenerative, proteggendo al contempo la salute generale del proprio sistema cardiovascolare e l'armonia della propria relazione. Se ti ritrovi in queste parole e desideri approfondire l'argomento attraverso la lettura del testo completo di questo articolo, ti invito a visitare la pagina dedicata sul mio sito web www.andreadelgrasso.it. Lì troverai tutte le informazioni necessarie e i contatti diretti per prenotare una visita andrologica approfondita presso le mie sedi di Prato, Pistoia e Pescia. Prima di lasciarci, se hai apprezzato la chiarezza di questa spiegazione, ti chiedo di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti dedicati alla salute e alla prevenzione maschile. Prenditi cura di te stesso, la salute non può attendere. Ci vediamo al prossimo video.